Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere il ruolo dell'amministratore di Fabric. Diciamo innanzitutto che per ricoprire questo ruolo all'interno dell'account Office 365 è necessario essere precedentemente o Global Administrator, di cui vedremo i poteri in una lezione successiva, oppure amministratore di Power Platform, di cui anche in questo caso vedremo i poteri in una lezione successiva. Una volta che abbiamo almeno i poteri o del Global Administrator o dell'amministratore di Power Platform, allora potremo essere nominati dall'amministratore o dal Global Administrator amministratori di Fabric. E l'amministratore di Fabric è colui che si occupa dell'approvvigionamento di cosa? Cioè di tutti gli strumenti che sono utili alle persone all'interno dell'azienda per lavorare bene, quindi dell'attribuzione di una licenza a una persona che fino a quel momento non ce l'aveva, perché da quel momento in poi deve lavorare sui file, altrimenti non potrebbe apportare delle modifiche, di una licenza che ha più poteri di un'altra per fare una cosa che con quella precedente non si poteva fare. Penso a Project, che non è compreso nel programma di Office 365 standard. Quindi o l'attribuzione di licenze o l'estensione delle licenze con licenze più performanti dal punto di vista organizzativo, e quindi si occupa di monitorare gli utenti per sapere quello di cui hanno bisogno, e ricopre questo ruolo che comprende automaticamente quello di amministratore di fatturazione, di amministratore di licenze e quindi di amministratore di utenti. E quindi vediamo il riepilogo dei poteri dell'amministratore di Fabric, che sarà o Global Administrator o amministratore di Power Platform, quindi almeno uno di questi due ruoli, e poi avrà tutti questi ruoli che vedi qui in basso: amministratore di fatturazione, amministratore di licenze e amministratore di utenti. Andiamo a vedere come si attribuisce questo potere, così colmiamo anche una lacuna della lezione precedente, dove non ho fatto vedere come attribuire il potere di amministratore di Exchange, che comunque si attribuisce come anche quello di Fabric sempre nello stesso modo. Io prendo un utente, vado qui, vedo che non ha nessun accesso di amministratore, vado a gestione ruoli, dico che voglio che questo utente abbia accesso come amministratore e lo vado a nominare amministratore di Exchange. Ora io tolgo le spunte perché poi non ho la possibilità di nominare troppi amministratori e mi serve di farlo anche in altre lezioni, altrimenti poi mi blocca. E poi chiaramente andrò a cercare l'amministratore di Fabric, eccolo. Però in questo caso, prima di attribuire a questa persona il potere di amministratore di Fabric, devo prima attribuire il potere di amministratore globale, salvare le modifiche e successivamente, oppure quello di Power Platform, di amministratore di Power Platform, e successivamente, dopo aver salvato le modifiche, andare ad attribuire il potere di amministratore di Fabric, perché abbiamo detto che come presupposto c'è l'essere o amministratore globale o amministratore di Power Platform. E diciamo che questa lezione può finire qui e ti aspetto in una lezione successiva in cui andremo ancora avanti con altre figure di amministratore. Ti aspetto alla lezione successiva. Ciao!